Buongiorno, piove, piovigina, siamo dentro un nuvolone. È appena lasciata Negreira, in realtà al paese non abbiamo neanche praticamente visto, non credo. Mi ha dato l'impressione che fosse granché. Comunque, stiamo facendo una variante che è subito dopo il paese, lungo questo torrente, e che comunque nel giro di 1 chilometro ci riporta sul cammino principale. Oggi direzione Santa Marina, che è prima di Olverola, che è la tappa classica. Sono circa 21-22 km, spero, e vediamo, spero che stiri un po' su, perché qua siamo già bagnati al chilometro 1. A proposito di alternative e deviazioni, poi vi racconto due cose un po' più avanti. A dopo, ciao! Finita la deviazione nell'erba alta 1 metro bagnata, torniamo sulla via principale. A proposito di varianti del cammino francese, vi racconto un attimo quelle che ho scelto io l'anno scorso. E la prima non è espressamente una variante di percorso, quanto decidere se fermarsi a metà della prima tappa. La prima tappa da Saint-Jean-Pied-de-Port a Ressons sono 1200 metri di dislivello in salita, per cui può essere un po' pesante, specialmente il primo giorno, quando si è ancora in rodaggio, in cui c'è ancora lo zaino pieno di roba che magari non ti serve, e scoppiarsi subito così tanto può essere impegnativo. Molta gente lo fa, però può essere una buona idea fermarsi a metà strada della salita, tipo a Refugio Ressons, dove sono fermato io, o comunque ci sono un altro paio di posti. Questo permette di fare una tappa relativamente breve, perché una decina di chilometri massimo in salita, però 10 sono fattibilissimi, e il giorno dopo partire un'ora presto o al mattino, avendo avanti tutta la giornata per farsi lo scollinamento dei Pirenei e scendere giù a Roncisvalle. E detto ciò, se decidete di fare una cosa del genere, prenotate con molto anticipo, perché comunque i posti non sono tantissimi, però secondo me ne vale la pena, e ci mettete un giorno in più, però dipende anche da che ora arrivate a Saint-Jean con gli altri mezzi. A dopo! Attività principale pomeridiana del pellegrino: aspettare l'asciugatrice. Ok, finalmente arrivati a Santa Marina. Ha piovuto tutto il giorno e per fortuna abbiamo trovato, come avete visto, la secadora per asciugare i panni. A proposito di alternative, ce n'è una importante subito prima di Burgos, perché il cammino principale passa lungo la strada che scorre attraverso centri commerciali, zona molto urbanizzata e probabilmente piena di capannoni, brichi, cose così. Non è molto gradevole, però subito prima dell'aeroporto di Burgos c'è una deviazione che scende a sud,
passando a sud dell'aeroporto, e arriva a attraversare il fiume che passa a sud di Burgos e entra in un diciamo un piccolo bosco, e poi diventa parco urbano e consente di fare gli ultimi 2-3 chilometri tranquillamente in mezzo al verde, e poi anche in mezzo a un sacco di abitanti di Burgos che vanno a correre e a rilassarsi nel verde. E questo taglia una bella fetta di cemento, asfalto e rotture di scatole. Quindi occhio alla cartina e prendete questa alternativa che ne vale la pena. Sta uscendo un raggio di sole, ma continua a piovviginare con questo bello sfondo di legna accatastata e soprattutto sotto una tettoia. Vi volevo dire dell'ultima variante che ho considerato l'anno scorso, ovvero nella tratta tra Tria-Castela e Portomarín. Subito usciti da Tria-Castela si deve scegliere se andare a destra o a sinistra. A destra è un pochino più corta, forse più sentieri, meno strade, da valutare in caso di pioggia se il sentiero va bene o no. E a sinistra è più lunga, probabilmente un paio di chilometri, però si passa per Samos, e andate a vedere il video, dove c'è un bellissimo monastero che è possibile visitare e che vi consiglio perché ne vale la pena, sia di allungare un pochino, sia di fare invece una pausa di un'oretta tra seconda o terza colazione e visita al monastero, e poi proseguire per arrivare a Portomarín. Ok, da questa giornata un po' così piovosa anche col raggio di sole è tutto, e ci vediamo alla prossima. Ciao!